Ciao amici, oggi vi parlo di un altro inchiostro prodotto da questa azienda, Wet n Gel. L'inchiostro è il Great Sage Heaven's Equal. Poi andiamo a spiegare. Insomma, c'era la mia amica Stefania che se lo stava affilando, ce l'aveva lì nel carrello con il ditino pronto per pigiare e chiede a Marco Chiari se vale la pena comprarlo. La persona sbagliata, più sbagliata del mondo, ma certo che sì, e devo dire che ha avuto anche un buon occhio. È un inchiostro che ho acquistato da Stilo e Stile, che sapete ha un sacco di varietà di prodotti orientali, di prodotti che spaziano dalla carta all'inchiostro a qualche pennino particolare, e questa azienda insomma l'ha fatta un po' conoscere qua nel nostro paese e sono inchiostri di tutto rilievo. Vi dico solo che l'inchiostro Faust, che è un nero violaceo di cui vi ho già parlato, andate a vedere la recensione se vi può interessare, è divenuto ben presto il mio campione assoluto per il pennino della Pilot Stab. Però qui stiamo parlando di un rosso shimmering. Vi confesso che appena l'ho aperto ho cominciato a sentire le campane che intonavano il Jingle Bell, ma in realtà è niente di più sbagliato, perché sapete che questa azienda si rifà a nomi di romanzi, romanzieri, filosofi. In questo caso il romanzo è un romanzo cinese, Viaggio in Occidente, di Sun Wukong, e ottiene il titolo di Il grande saggio uguale al cielo, The Great Sage Heaven's Equal. Questo inchiostro, ci dice la descrizione, è ispirato al... ci provo, Hwangryongpo, che è un soprabito tradizionale coreano, e alla fascia dorata indossata per l'appunto dal grande saggio. In effetti è vero, osservandolo molto più da vicino, per chi come me ha potuto provarlo sulla carta, più che ad un nastrone natalizio assomiglia di più alla seta pregiata con quei fili dorati che fanno capolino tra una trama e l'altra, ed è di un'eleganza unica ma anche non semplice da ottenere nella sua omogeneità. Mi spiego meglio: va agitato molto bene prima dell'uso, perché il pigmento è un pigmento che decade molto facilmente, quindi va agitato a lungo finché non vedete sparire per l'appunto queste pagliuzze dorate, ma anche una volta che lo avete girato e che andate a caricare la penna, dovete farlo abbastanza velocemente perché il pigmento decade immediatamente. Lo stesso problema, chiamiamolo così, lo riscontriamo quando andiamo a mettere giù l'inchiostro, perché anche la penna va a sua volta agitata, che sia una cartuccia, che sia un fusto, va agitato per mescolare nuovamente queste pagliuzze, che però, se per avventura avete tenuto la penna con il cappuccio rivolto verso col pennino rivolto verso il basso, è facile che le prime 3-4 lettere vi diano una goduria immensa per questo effetto shimmering strepitoso, che però poi va a dissolversi immediatamente, perché comunque vengono accumulate, precipitano, perché evidentemente sono pesanti o la consistenza dell'inchiostro è tale che non le tiene in sospensione, e quindi è un po' l'omogeneità del risultato che viene a mancare. Il packaging è semplice ma è curato, perché comunque è molto pulito come vedete, ma su ogni lato è riportato il colore dell'inchiostro ed il nome dell'inchiostro. Vale a dire che se non avete uno spazio a tenuta di luce, un cassetto dove metterli, e li dovete tenere esposti all'interno della loro confezione, sapete subito come riconoscerlo, perché c'è questo tipo di aiuto che per me è fondamentale. Anche all'interno troviamo un'utilissima scheda che ci riporta il colore Pantone, se vogliamo accostarlo, riconoscerlo o determinarlo anche in maniera digitale, per così dire, e questo fa onore alla ricerca e all'accuratezza del brand.
Anche il calamaio, un calamaio da 30 ml con un prezzo non propriamente popolare, non dimentichiamolo, supera i 20 euro e quindi 30 ml lo collocano nella fascia alta, diciamo, fra gli inchiostri costosi, ma è anche vero che c'è una qualità che corrisponde all'esborso da affrontare. Un calamaio in vetro, piccolo è vero, però l'imboccatura fa di tutto, insomma, per agevolare l'inserimento delle penne, anche quelle un pochettino più corpulente. Semmai la difficoltà la si incontra quando si dovrà andare ad attingere le ultime gocce, però ci sono calamai che fanno decisamente peggio, quindi brava Wearing Geol. E ancora da notare che sulla boccetta è riportato il nome dell'inchiostro con un'etichetta colorata dello stesso colore, e anche questo per me è qualcosa di molto utile quando si deve afferrare al volo. Abbiamo detto quindi di agitarlo bene, mescolarlo bene, mi raccomando, e soprattutto cercare, secondo me, per la mia esperienza, di, una volta caricata la penna, rimescolarla spesso, non dico ogni riga, ma anzi sarebbe da fare, perché se vogliamo ottenere un'omogeneità di rendimento è l'unico sistema per farlo. E oltretutto, ve l'ho detto, tra una riga e l'altra, in uno lasso di tempo che non la utilizziamo, non lasciatela con la testa in giù, quindi col pennino rivolto verso il basso, perché altrimenti rischiate che tutto si accumuli e quindi vi ritrovate con i primi versi, con le prime parole bellissime, magnifiche, scintillanti, e le altre poi un po' a corto di benzina. Dal punto di vista del colore, un bel colore carico, mi ricorda molto da vicino, veramente molto da vicino, il Morinda di Röhr & Klinger, però ci sono anche altri inchiostri che si avvicinano abbastanza, anche il Corn Poppy Red di Montblanc, sebbene sia un rosso più saturo, deciso, un po' più dolce. Questo lo trovo appena virato verso l'amarena, insomma una bella tinta, nulla da dire, e evoca fortemente, quando scriviamo, proprio questa seta, questi tessuti che possiamo immaginare nella descrizione che ci è stata fornita dal produttore. A sancire la qualità del pigmento e quindi dell'inchiostro che è contenuto nella boccetta, c'è questa coerenza di risultato con i pennini di diversa gradazione. Che ne usate uno largo, uno più sottile, la tinta resta quella. Chiaramente diventa un pochettino più scura quando usiamo i pennini ad intinzione. Questa è una cosa abbastanza nota ormai, così come è abbastanza suscettibile della variazione della velocità. Come avete visto, tratti un pochettino più rallentati creano una maggiore saturazione, una fittezza proprio dell'inchiostro stesso. Valgono infine le stesse raccomandazioni per tutti gli inchiostri shimmering. Non lasciateli a lungo nella penna, nella cartuccia, nel fusto della stilografica, perché comunque si tratta sempre di inchiostri materici, perché hanno delle particelle sospese, le quali, essiccando, evaporando gradualmente la parte acquosa dell'inchiostro, vanno a sedimentarsi e quindi a creare quelle piccole ostruzioni, ma piccole a volte anche, insomma, importanti ostruzioni che, insomma, tolgono il piacere della scrittura o impongono un lavaggio un po' più accurato. Quindi il mio consiglio è sempre quello: usato e lavato. Poi possibilmente usatelo su stilografiche facili da pulire, smontabili, e se proprio vi piace, che volete tenere costantemente inchiostrata la penna, sceglietene una magari non tra le più costose, perché può capitare effettivamente che anche col caldo, io l'ho provato in inverno, col caldo questo effetto venga accentuato.
La brillantezza indotta da queste parti metalliche è molto delicata, è molto discreta, non è un inchiostro sfacciato, quindi va un po' ricercata, serve la luce giusta, l'inclinazione giusta per osservare il lavoro di queste pagliuzze. Forse alcuni inchiostri invece fanno di meglio. Vi ho detto, potrebbero essere più sfacciati, ma a seconda dei gusti. Se ho bisogno di un inchiostro che mi faccia veramente l'effetto scintillante, forse questo non è il più adatto, a meno di andare veramente a caricarlo volta per volta, forzando però un po' il gioco, per avere la disponibilità immediata dello shimmering. Vi lascio alle immagini per chi volesse approfondire la conoscenza di questo inchiostro, non prima di aver ringraziato ancora una volta Stilo e Stile, dove potrete trovare questa gamma di inchiostri molto interessanti, e quindi un saluto inchiostrato, questa volta shimmering. Ciao!